Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sull'Andrew Riker Channel. Quest'oggi vi voglio parlare di una nuova proposta della Eagle Moss. Come potete vedere stiamo parlando della Ecto 1, la famosa autovettura dei Ghostbusters, protagonista di famosissimi film che ci hanno divertiti parecchi anni fa ormai. Cosa ha di nuovo questo modello? Beh, diciamo che molto probabilmente molti di voi lo conoscono già perché in alcuni paesi è già uscito e in Italia era stato fatto un tentativo in edicola proponendo i primi tre o quattro fascicoli, se non erro, ma poi la cosa è finita lì. Non so se per poca richiesta o perché comunque era solo un test di prova di valutazione. Fatto sta che ultimamente la Eagle Moss ha pensato di raggruppare tutti i vari paesi europei sotto un unico sito per poter fare gli ordini, quindi su una unica piattaforma e spedire nei relativi paesi dove c'è richiesta. Probabilmente con questo sistema loro hanno eliminato parecchi diciamo, problemi di trasporto, no, trasporto non tanto, diciamo più che altro di immagazzinamento, di localizzazione dei fascicoli, eccetera. Perché dico localizzazione? Perché pare che siano ricevibili solo fascicoli in lingua inglese, il che forse per alcuni potrà sembrare una cosa brutta, e forse lo è, però diciamo che per completare il modello in realtà poi alla fine basta guardare anche le foto allegate nei fascicoli. Poi oggigiorno, insomma, capire un po' di inglese, anche se uno non lo conosce bene, non è poi così difficile, basta aiutarsi un attimo con Google Translator e così via, in qualche modo si riesce ad avere una traduzione. Sicuramente è una macchina iconica. Nel mondo del cinema sono poche le vetture che sono rimaste in testa. Ecco, questa, Supercar, quella che negli altri paesi è conosciuta come Knight Rider, la DeLorean di Ritorno al futuro e qualcosa di questi ultimi film tipo Fast and Furious, eccetera, di cui ci sono anche modelli della stessa grandezza. E quindi diciamo che se uno fa collezione di vetture, diciamo, ispirate al mondo del cinema, questa non dovrebbe mancare in collezione. Poi ovviamente può dipendere anche dai gusti personali. Cominciamo col dire che per collezionare questa dovreste avere un certo spazio libero a casa, perché comunque sappiate che il modello è lungo ben 80 centimetri, il che è veramente, non dico il record, ma quasi per un modello di questa classe. Forse è superato, ma nemmeno perché l'Enterprise, sempre Eagle Moss, è di 70 centimetri, forse in termini di lunghezza è la più lunga in assoluto. È composta da vari materiali, i principali sono chiaramente metallo die cast e plastica, che dovrebbe essere ABS. È dotata di tutti gli accessori presenti nel film, quindi troviamo i lampeggianti, sirena, tra l'altro questi due dispositivi sono funzionanti, quindi luce e audio. È riprodotto il motore abbastanza fedelmente, tutto l'abitacolo interno e poi vi anticipo che come numeri speciali, quindi pagabili a parte, si possono avere anche gli zaini protonici in scala da inserire dentro la vettura. Sì, avete capito proprio bene, quei zaini che i Ghostbuster mettevano sulle spalle per andare ad acchiappare i fantasmi, il che lo rende insomma un modellino discretamente appetibile, no? Sotto questo punto di vista, perché lo rende discretamente completo. Diamo una panoramica veloce. Ecco, vi ricordo allora che probabilmente per averlo in Italia l'unico sistema è questo, ovvero abbonarsi da questo sito, che è un sito europeo istituito apposta per raggruppare tutti gli ordini. Quindi, ripeto, avrete fascicolo in inglese, ci saranno tre formule di pagamento che tra poco vediamo, ognuno sceglierà la più adatta alla propria tasca. E per le spedizioni, chiaramente, penso che bisognerà affidarsi a un misto tra poste e corrieri. Io adesso non lo so di preciso perché non è specificato. Se la Eagle Moss procede come ha fatto per la DeLorean qui in Italia, sono pacchi affidati a poste italiane, però viaggiano con un sistema quasi da corriere perché il pacco comunque è tracciato, quindi arriva in un tempo abbastanza rapido e c'è il numero di tracciatura, quindi viene inviata una mail quando parte e il giorno di consegna.
Ripeto, queste sono tutte informazioni ancora ben da verificare perché comunque questo sito europeo è una novità, però diciamo che se hanno studiato una formula del genere sanno pure che bisogna rispettare certi tempi per non far annoiare troppo il cliente, quindi presumo che abbiano preso tutti i provvedimenti del caso per far arrivare i pacchi in tempi abbastanza rapidi. Covid permettendo, ovviamente, perché sappiamo tutti che il periodo non aiuta in questo senso. Diamo un'occhiata rapida più in fondo. Ecco, qui vediamo che dice appunto costruisci la tua propria in scala 1.8 replica della Ecto 1, la classica macchina dei film Ghostbuster, è lunga 80 cm, con tutti gli autentici dettagli, è un oggetto che non può mancare nella collezione di un fan di Ghostbusters. Ogni modello è consegnato direttamente a casa vostra, con i pezzi già verniciati e pronti per essere assemblati insieme alle istruzioni e non richiede nessuna esperienza precedente di costruzione, quindi anche se è la prima volta che vi accingete a fare un modello del genere non troverete difficoltà particolari. Poi vi anticipo già che per coloro che vogliono, io ho fatto un gruppo su Facebook che radunerà tutti gli appassionati italiani di questo modello e insieme potremo affrontare eventuali difficoltà e trovare soluzioni e risposte. Vi assicuro che è un sistema valido perché è già stato fatto per Iron Man della De Agostini, dove era presente un evidente difetto al gomito che non riusciva a tenere la posa, e tutti insieme abbiamo studiato una modifica semplicissima da fare e che alla fine ha risolto il problema un po' a tutti. Quindi anche in questo caso, se ci dovessero essere problemi, speriamo di no, in qualche modo troveremo una soluzione. Qui dice che ordinando oggi riceverete i primi due fascicoli con i pezzi da montare, una tazza in omaggio e il raccoglitore omaggio per conservare i vostri fascicoli. Andiamo più in basso, vediamo le modalità di pagamento. Queste sono un po' diverse da come siamo abituati in Italia. Qui di solito esiste solo la monthly, ovvero si paga solo un singolo pacco mensile alla volta, che poi ovviamente avviene sempre con carta di credito o PayPal, però diciamo siamo limitati a questa formula qui. Mentre a quanto pare per il mercato europeo hanno previsto un po' il sistema che già esisteva per la Gran Bretagna, ovvero è possibile pagare 3 mesi anticipati e 12 mesi anticipati. Attenzione, anticipate solo i soldi, i fascicoli saranno sempre inviati con la solita cadenza, ovvero 4 fascicoli al mese, ad eccezione per la prima spedizione che ne conterrà 2 e che costerà 3,99 come vedremo più avanti. Però qual è il vantaggio allora di pagare tutto insieme? Avrete uno sconto. Come potete vedere, pagare mensilmente costa 47,96 al mese più 2,99 € di postage and packing, quindi di spedizione e imballaggio. Passando ai 3 mesi anticipati risparmierete il 5%, ovvero risparmierete in totale su 3 pacchi, quindi perché è uno al mese, 28 euro, che insomma è una discreta cifra. Se poi siete tra i fortunati che potete scegliere di pagare 12 mesi anticipati, risparmierete il 20%, ovvero risparmierete 115 euro l'anno. Considerate che in questo caso i pacchi saranno 12, li pagherete 38,36 euro l'uno più 2,99 euro di spedizione. Quindi se fate il raffronto tra questo prezzo e questo noterete che il risparmio c'è. Attenzione, questo risparmio è annuale, ma la costruzione del modello richiederà più di 2 anni, probabilmente oltre i 2 e mezzo. Di conseguenza, alla fine la cifra risparmiata sarà più alta perché ci saranno questi 230 iniziali più un altro mezzo anno, quindi diciamo un'altra sessantina di euro circa di risparmio sul totale. Sì, è un periodo lungo, ma è in linea con il sistema usato per questo tipo di modelli, diciamo, pubblicati a fascicoli. Ormai durano tutti una cadenza media di 2 anni, salvo rare eccezioni, e quelli più complessi vanno anche oltre i 2 anni, quindi c'è da aspettare. Però alla fine, se uno è appassionato, si fa, anche perché farlo in così tanto tempo alla fine evita pure di fare danni o di fare errori, perché uno lo monta con tutta calma, si fa un fascicoletto alla volta. D'altronde il modellismo richiede pazienza, ragazzi, è inutile correre. E se c'è un problemino, uno c'ha il tempo anche di modificare, di aggiustare qualcosa. Insomma, secondo me non è troppo sbagliato questo discorso qua. Poi ovviamente c'è anche un discorso commerciale che chiaramente, siccome preparare un modello del genere costa soldi e tempo in ricerca e sviluppo, preparazione della parte enciclopedica, eccetera, è logico che tutto questo lavoro in qualche modo deve essere ripagato all'editore, quindi vengono suddivisi
per una cadenza così lunga di fascicoli, perché bisogna rientrare dei costi arrivando a un certo costo che è quello previsto come guadagno per l'editore, anzi nemmeno come guadagno, come rientro in soldi di cui poi una parte sarà il guadagno effettivo, tolte le spese. Quindi quando sento dire ah, questi modelli sono super costosi, sono esagerati, sì, il prezzo è alto, però ragazzi dovete considerare che non state pagando solo i pezzetti di metallo e plastica che montate, voi state pagando tutto quello che c'è dietro, la pianificazione, la commercializzazione, tutto. Quindi alla fine è normale che quei costi li fanno pagare il cliente, non è che, che si li possono sobbarcare loro come azienda e darvi un prodotto a un prezzo che praticamente non gli farebbe recuperare i costi. Io non è che sto sponsorizzando nessuno, parlo solo a rigor di logica. Oh, qui vediamo i regali che verranno dati. Qui potete vedere già la teca fatta da una base di appoggio specchiata, un po' come avveniva per la DeLorean, sempre della Eagle Moss, e la teca sopra di plastica, in modo da tenere il vostro modello a riparo da polvere e possibili danni accidentali, in quanto chiuso qui dentro sicuramente sarà molto ben protetto. Un altro dei regali è la maglietta, come vedete c'è il logo Ghostbusters, è più uno schema tecnico, diciamo, della Ecto 1. Una targa a grandezza naturale della Ecto 1, chiaramente non la potete mettere sulla vostra vettura con cui andate in giro, ma se volete potete metterla sul pianale, così esposta, ma chiaramente non per immatricolare la vettura. Qui c'è il raccoglitore, che ricordo è dato in omaggio, il primo, poi ne serviranno altri a pagamento. Qui c'è un cappellino. Ok, allora qui dice che l'ammontare del valore dei regali sarà circa 250 euro. Ecco, rivediamo qui il raccoglitore, utilissimo per tenere in ordine tutti i fascicoli, che come abbiamo visto saranno ben 141, quindi abbastanza. Questa è la tazza, molto carina, che richiama un po' il disegno sulla maglietta. Questa è la targa che diciamo poc'anzi, con la scritta Ecto 1. Qui il cappellino, sempre della Ecto 1. La maglietta, tutta bella nera, così fa spiccare bene il modello. E la base display che viene data gratis. Oh, poi qui c'è display case e kit di luci, che questi adesso vedremo se poi verranno dati o meno gratis o se ci sarà da pagare qualcosa, perché qui non è ben chiaro ancora. Qui ricominciano, quindi possiamo scendere giù. Qui ci sono dei commenti dei fantomatici clienti che però lasciano il tempo che trovano perché potrebbero essere benissimo inventati. Ok? Qui ci sono una panoramica di foto dettagliate dell'interno e dell'esterno del veicolo, come potete vedere ce ne sono diversi. Da queste foto, che vi invito ad andare a vedere bene poi sul sito, direi che sono riprodotti anche abbastanza fedelmente, i dettagli sono buoni, i colori anche. Ecco, qui ci sono le luci che vediamo funzionanti, dovrebbe essere anche inclusa una sirena acustica, quindi c'è anche la parte sonora. Qui c'è un dettaglio del pneumatico, questo è il cruscotto. Oh, i finestrini sono abbassabili e rialzabili. Voglio sperare che questa levetta sia fatta di metallo, perché se è fatta in plastica, alla prima forzatura strana del vetro potrebbe rompersi. Quindi questo purtroppo non ve lo so dire adesso, c'è solo da sperare che lo sia, altrimenti magari prima di usare quella sarà bene magari cercare di replicarne una per giocarci, tra virgolette, fatta magari di metallo, e questa in plastica la aggiungiamo solo se lasciamo il modello fermo senza toccare mai i vetri. Oh, qui spiega come funzionerà questa sottoscrizione, ovvero voi vi abbonerete, prenderete i primi due fascicoli più il set delle parti da montare e a 3,99 euro compresa la spedizione. Verrà consegnato direttamente a casa vostra e riceverete questi magazine di 32 pagine, quindi questi fascicoli da 32 pagine con le istruzioni per il montaggio e alcune informazioni sul franchise di Ghostbusters, quindi ci sarà un po' di storia dei film, probabilmente queste cose qua. E ogni mese abbiamo detto che sull'abbonamento standard pagherete 47,96 euro più 3 euro quasi di spedizione e impacchettamento. I regali sono riservati a chi si abbona, chiaramente per un valore di circa 250 euro complessivo, quindi è un bel regalo. Qui dice soddisfazione garantita. Questo lo decideremo più avanti se veramente sarà così, però diciamo che in linea di massima, da quello che si vede, promette bene.
Queste sono le frequently asked questions, ovvero le domande che spesso vengono fatte. Le diamo un'occhiata veloce. E qui dice quanto costerà la sottoscrizione, ma l'abbiamo appena spiegato, quindi qui riepiloga velocemente. Qui dice che non può essere usato un sistema di pagamento chiamato Ideal, che io non so cosa sia, probabilmente è una cosa usata all'estero, però accettano comunque Visa, Mastercard e PayPal, quindi diciamo che siamo a posto. E quando riceverò il mio kit, lo riceverai ogni 3-4 settimane, quindi come ho detto prima, una volta al mese. Ecco, come vi ho anticipato, la collezione è composta da 141 fascicoli, quindi la strada è lunga, ragazzi, armatevi di pazienza. Allora, posso prendere i regali senza la sottoscrizione? I regali sono un'esclusiva per la sottoscrizione, ma se tu praticamente vuoi sottoscrivere, puoi farlo in modo da riceverli. Chiaramente se li facevate in edicola, nei paesi dove è stato possibile farlo, i regali non li prendevate, o comunque non in quella misura lì. Che metodo di pagamento viene accettato? Qui dice appunto tutte le carte Visa, Delta, Mastercard e PayPal, quindi da un'ampia gamma di sistemi. Qui dice se non ho ricevuto il mio numero come posso fare in pratica e dà un'indicazione per il servizio clienti, però questo è quello inglese, io poi ve ne darò uno un po' più specifico per gli utenti italiani da una pagina che hanno aperto da poco su Facebook. Qui dice che lo potrete cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento mandando un'email e basta che lo fate 28 giorni, con 28 giorni di anticipo. Quindi tutt'al più pagherete un secondo invio, ma poi basta. D'altronde, ragazzi, è chiaro che anche loro si devono un po' cautelare da eventuali falsi ordini e cose di questo genere. Qui c'è lo stesso indicato, se non trovate il telefono libero per parlare con Eagle Moss potete contattare questa mail. Qui dà consigli se non vedete il sito, ma noi non ci servono. Ecco, qui c'è il logo Build the Ghostbuster Ectomobile. Torniamo su. Allora vi guiderò velocemente in una simulazione di acquisto, così anche chi non è troppo pratico di lingua inglese, non che io lo sia più di tanto, ma diciamo un po' me la cavo, no, almeno per queste cose, e vi descriverò velocemente cosa dovete fare. Allora, selezionare il sistema di pagamento. Allora, simuliamo l'acquisto, scegliamo ad esempio l'acquisto mensile, questo è quello a 3 mesi e questo è quello a 12 mesi, come vi ho già spiegato, ma proviamo questo da singolo mese. Selezioniamo la taglia della maglietta che verrà inviata in regalo, in questo caso io scelgo XL perché sarebbe più adatta a me. Premiamo su Get Started. Ecco qua. Ci si apre questa maschera dove inserire il nominativo e il nostro indirizzo per la spedizione, più indirizzo mail, eccetera. Usiamo il nome fittizio che viene indicato qui, in maniera tale da fare un nome generico. Qui chiaramente metterete il vostro nome, qui il vostro cognome, qui il vostro indirizzo mail, qui confermate il vostro indirizzo mail e qui mettete un vostro recapito telefonico che potrà essere utile per eventuali comunicazioni anche per la spedizione, credo. Spuntate questa casella nel caso vogliate ricevere una mail su altre collezioni o prodotti dalla Eagle Moss. Qui vi fa il riepilogo dove vi fa vedere ciò che avrete con il primo invio, quindi fascicolo 1 e 2, relativi pezzi e raccoglitore. Veniva menzionato un poster, ma io non lo vedo qua, comunque, vabbè. Pagherete invece di 23,98 solo 3,99 € e spedizione gratis, quindi potete benissimo fare una prova per vedere come sono i materiali, se vi piacciono, eccetera. La spesa è irrisoria e se vedete che non sono di grosso gradimento, date subito disdetta, in qualche modo farete. Certo, c'è il rischio che dovreste pagare il secondo invio se non date disdetta per tempo, ma diciamo che in linea di massima io credo che il materiale non vi deluderà, anche perché io avevo avuto occasione di vederlo esposto in edicola quando ci fu quel test run, non lo presi, però già da come si presentava dentro il blister si vedeva che il cofano era bello solido, insomma che era un materiale discreto. Certo, per quanto riguarda la minuteria, quello è sempre un po' un'incognita, ma d'altronde, come sempre in queste cose, basta utilizzare di piccoli accorgimenti durante il montaggio che poi vi spiegherò se vi unirete al gruppo Facebook che dopo vi lascerò in descrizione. Premiamo su Next
aspettiamo chiaramente i tempi di caricamento, che stasera sono un po' lunghi. Da qui selezionate il paese di spedizione, ovvero nel nostro caso Italia, quindi Italy, ecco qua, si apre una maschera un po' ampliata, qui mettete il vostro indirizzo, adesso ne mettiamo uno generico, ok? Qui non mettete niente, era sufficiente già lì, qui mettete il codice di avviamento postale della vostra città, in questo caso ho messo quello di Roma, infatti qui possiamo correggere, mettiamo Roma, provincia chiaramente Roma. Adesso ci ha subito fatto scavallare a questa pagina, perché ho dato invio, evidentemente l'ha preso già come un ok, è un riepilogo dell'ordine. Chiaramente qui vi spiega di spuntare la casella nel caso in cui l'indirizzo di fatturazione sia lo stesso di quello di spedizione. Siccome presumo che non siate un'azienda, in questo caso sì, perché avete un unico indirizzo a cui spedire e non dovete fatturare. Vi verrà inviata chiaramente ricevuta di quello che pagate, ma non è per voi così essenziale alla fine. Qui scegliete il metodo di pagamento che potrà essere carta di credito o PayPal. Qui c'è un riepilogo, ripeto, di quello che vi spediranno, quindi a 3,99 prenderete, come ho detto prima, i primi 2 fascicoli con pezzi allegati e raccoglitore. Qui vi fa un riepilogo di termini e condizioni, vi dice quello che riceverete, il prezzo a cui lo riceverete, vi dice che vi manderanno 4 fascicoli al mese, quindi per un totale per questa configurazione di abbonamento a 47,96. Chi fa chiaramente l'abbonamento a 12 mesi avrà un prezzo diverso. Verranno inviate, come dice qui, delle Iron Patch, penso dovrebbero essere delle spillette con il secondo invio. E la targa dovrebbe essere con il terzo invio, e la tazza con il quinto invio, il cappello con il sesto invio, poi la maglietta con l'ottavo, il display, quindi la base su cui poggiare il modello con il 10° invio, e il kit luci e il crystal case, quindi praticamente con la teca in plexiglass, credo che sia, con l'ultima spedizione. Chiaramente non confondete i dispacci, quindi gli invii con i fascicoli. Fascicolo è una cosa, invio è un altro. Per invio si intende un pacco con più fascicoli, quindi in questo caso con la maglietta vi arriverà con l'8° pacco, non con l'8° fascicolo. Faccio questa specifica perché spesso alcuni tendono a confondere questa cosa. Qui dice che ogni 16 fascicoli riceverete un raccoglitore per una spesa di circa 10 euro, quindi significa che ogni raccoglitore porterà 16 fascicoli. Sarà una bella enciclopedia alla fine perché per arrivare a 141. Vabbè, e poi ci saranno delle uscite speciali. La prima e la seconda, ognuna di queste uscite conterrà 2 zaini protonici, quelli usati dai protagonisti del film che indossavano mettendosi sulle spalle per andare a catturare i fantasmi. E ogni uscita così speciale costerà 25 euro, in pratica 24,99. Però a questo punto, vista la spesa che uno sta affrontando, che lasciamo il modello senza i zaini protonici dentro? A questo punto è meglio comprarli. Poi non avete obbligo chiaramente di acquisto minimo, potrete interrompere in qualsiasi momento la vostra sottoscrizione, basta che mandate una mail 28 giorni prima della data prevista per la sospensione da voi scelta. In modo da ricevere tutto quanto sempre diciamo per tempo e senza problemi. Chiaramente qui dite che avete letto tutte le regole generali, qui potete andare a vederle ancora tutte, ma adesso non ci dilunghiamo, tanto sono le solite cose. Qui dichiarate di avere più di 18 anni e continuate con il pagamento cliccando qua. Io adesso mi fermo qui perché sennò vado avanti con l'abbonamento, ma voglio dire, questo era lo scopo del video, era solo quello di farvi vedere come fare. Qui vi dice che i benefit di cui riceverete sottoscrivendo questa offerta chiaramente saranno i regali, di non perdere nemmeno un numero, vi sarà consegnato tutto a casa vostra e potete cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento. Poi chiaramente c'è questo indirizzo email dedicato per i clienti, però io vi vorrei far vedere adesso invece quello che è proprio proposto a fare da servizio clienti anche per l'Italia.
Oh, questa è la pagina Facebook relativa al customer care della Eagle Moss, quindi praticamente il servizio clienti per il sito europeo. Quindi tutto quello che acquistate da quel sito lì, vi ricordo di dover controllare sempre la dicitura in alto che riporti la dicitura EU, come vedete qua. Qualsiasi cosa riguarda un acquisto fatto su questo sito potete andare a scrivere direttamente qui, oppure qui su questo post vengono indicate i numeri da chiamare o le email dedicate per ogni paese di destinazione. Nel caso dell'Italia è questo che vedete qua, ovvero il più 39 come prefisso, poi 011 217 34 42, oppure in alternativa potete scrivere a servizio di assistenza @eaglemoss.com. Risponderanno in lingua, quindi in italiano, e quindi qualsiasi problema potreste avere con questa sottoscrizione sarete chiaramente aiutati e faranno in modo da risolvere ogni vostra esigenza. Per concludere questa breve presentazione panoramica di questa nuova possibilità che abbiamo di poter finalmente ottenere la tanto sognata Ecto 1 dei Ghostbusters, vi volevo far vedere il sito, o meglio il gruppo Facebook che ho creato. Eccolo qua, si chiama Ecto 1 Ghostbusters Eagle Moss Italian Team Modellismo. Fa parte come sapete se seguite già il mio canale, di una serie di gruppi Facebook dedicati al modellismo di questo tipo, e anche ad altro genere, ma per il momento ci dedichiamo più a questo tipo. E qui troverete tutto l'aiuto possibile, scambiando informazioni e suggerimenti tra i vari membri del gruppo, in maniera tale da portare avanti il montaggio nel miglior modo possibile. Anch'io fornirò dei consigli di montaggio generici relativi a come comportarsi quando si avvita, ad esempio, sul metallo piuttosto che sulla plastica, o a cosa fare attenzione piuttosto che a un'altra, ma sicuramente ci saranno anche altre persone che sapranno aiutarvi per il meglio. Detto ciò, vi invito a iscrivervi sia al gruppo Facebook sia al canale se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti da Andrew Riker. Alright Dan, I'm going to show you the very first prototype for the Hero Collector Ecto 1 vehicle. You ready? Yeah. Alright, here it is. Whoa! Hold on a second. That's beautiful, beautiful. Now, this is an assembled piece, is that right? It is, but it's perfect. when people get this, it'll actually be in pieces per month. You'll get a few pieces that you put together over time, and this is what it'll end up looking like at the end. Build an Ectomobile. Exactly. Oh my God. It's actually 31 inches long, and it's a 1/8 scale vehicle. So I definitely want one, but I don't think I'm capable of building it, so maybe we'll get, maybe someone out there will build one for me. it's actually super easy. There's no glue or anything. You just